La legge per favorire la donazione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche è entrata in vigore il 14 di settembre. È frutto di un percorso molto lungo di ascolto e di condivisione, per il quale dobbiamo ringraziare tantissime associazioni di volontariato e tutte le imprese della filiera agroalimentare. Il percorso è iniziato ad aprile 2015 e oggi abbiamo una legge che deve essere messa in pratica nella quotidianità. Partiamo da un elemento positivo: la donazione per solidarietà sociale è già una realtà nel nostro Paese. Questa legge positiva di incentivazione e di agevolazione vuole porre un po' più di chiarezza, vuole provare a rimuovere gli ostacoli che da un lato le imprese di ogni dimensione, di ogni tipologia lungo la filiera agroalimentare hanno incontrato nella donazione. L'obiettivo è molto semplice: provare a raddoppiare il quantitativo dei generi alimentari che devono essere recuperati prima che diventino rifiuto, perché devono essere recuperati per aiutare persone che in una fase della loro vita sono in una condizione di difficoltà economica. Quindi parliamo davvero di economia circolare, ma l'economia è circolare nel momento in cui, assieme a un uso sostenibile delle risorse, mette al centro l'uomo, la persona, che deve appunto essere messa nelle condizioni di poter ricevere dei prodotti che sono buoni, sani e sicuri. E questo risponde forse all'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che diceva appunto tanti anni fa che il cibo è un diritto che deve essere garantito a tutti. Questa legge prova a fare un piccolo passo in avanti e la legge funzionerà se ciascuno di noi assumerà una responsabilità. Siamo tutti responsabili nei confronti dello spreco, proviamo a declinare questa responsabilità in modo positivo, impegnandoci a donare da un lato e impegnandoci anche facendo funzionare le tantissime associazioni nazionali di volontariato che sul territorio operano da tantissimi anni. La legge ruota attorno a una parola, che è dono. Assieme a questa dobbiamo leggerne un'altra, che è responsabilità sociale, e riguarda tutti gli attori della filiera agroalimentare. Quali sono i contenuti principali della legge? Intanto la semplificazione, perché la legge stessa è un elemento di semplificazione. Prova a dire in modo molto chiaro chi può fare che cosa, e può farlo mettendo assieme le tantissime normative che in questi anni si sono sviluppate in materia di fiscalità, in materia di rispetto delle regole igienico-sanitarie e di responsabilità civile. Poi all'interno dei 18 articoli che la compongono si affrontano tante tematiche che hanno rappresentato un ostacolo alla donazione in questi anni, come l'errata interpretazione della differenza tra la data di scadenza e il termine minimo di conservazione, il tema della donazione del pane, piuttosto che il tema della raccolta in campo e la donazione dei prodotti che sono confiscati per diverse ragioni. La legge è uno strumento. Oggi ciascuno di noi ha la possibilità di farla diventare vera, reale, concreta e di farla funzionare. Ciascuno ha una responsabilità. Chi sta nelle istituzioni, chi sta nelle associazioni di volontariato, nelle imprese. È possibile mettere a disposizione le professionalità di ciascuno. C'è una grande sfida davanti: provare a raddoppiare il quantitativo dei beni che possono essere recuperati e donati per solidarietà sociale. Questa responsabilità la politica l'ha assunta scrivendo questo testo di legge, e questo lavoro, scritto con tantissimi soggetti, con tantissime imprese, deve diventare il patrimonio di tutti.